Buonasera a tutti. È molto importante riuscire a capire questo passaggio direttamente che sta avvenendo in questo periodo. In questo periodo sta avvenendo una accelerazione di coscienza. Questa accelerazione di coscienza è data da coloro che sono chiamati i raccoglitori. Questi raccoglitori sono delle energie coscienti che vengono a raccogliere le coscienze pronte. Queste energie coscienti è come se fossero dei giardinieri, come se fossero dei contadini e quindi hanno questa potestà. Non vi meravigliate se andando a spulciare, per esempio, o andando a vedere i morti possibili degli anni e dei mesi prossimi saranno in misura maggiore e tutti i morti che stanno accadendo nelle guerre. Non vi meravigliate se sentirete che ci saranno dei problemi in diverse parti del mondo, perché i raccoglitori sono all'opera. I raccoglitori, come dicevo, raccolgono coloro che sono pronti. Non sono però una cosa positiva, è questo che volevo dire. Sono pronti nel senso che sono pronti per loro e sono maturi. Sono sempre una entità degli entità che hanno potestà di mangiare la coscienza umana. Essi vivono tra gli spazi e anche negli spazi, se vogliamo parafrasare Lovecraft. Essi hanno forte potere, essi hanno grandi capacità, essi hanno quella furbizia di farsi percepire come pensieri vostri. Se percepite quindi dei pensieri di autodistruzione, se percepite dei pensieri di paura, se percepite dei pensieri di terrore, se percepite dei pensieri che vi spingono a delle azioni che voi vorreste fare, ma che siete coscienti, bene o male, o che siete perlomeno un po' coscienti che possono arrecarvi danno, se siete spinti a fare del male, se siete spinti a soffrire, se siete spinti a una ricerca spasmodica, se siete spinti a soffrire, dicevo, invece di essere felici e gioiosi, sono loro. I raccoglitori sono una forma direttamente diversa dei controllori e l'antica magia li conosce per quanto riguarda la scala, diciamo così, dei demoni. Demoni non diavoli, demoni direttamente come entità coscienti senza corpo o entità inorganiche. Le entità inorganiche sono quelle entità che hanno la capacità di sopravvivere senza l'appoggio fisico delle cellule come noi invece facciamo normalmente. Anche noi siamo entità inorganiche, noi siamo il segno di un'entità inorganica o di un'intelligenza inorganica che ha preso corpo e quindi ha preso corpo direttamente nella cosiddetta materia o nella scatola, come spesso io la chiamo, per giungere a certe conoscenze. Ora la parte importante da conoscere di questi raccoglitori è che arrivano sempre a gruppi e che quindi portano dei disastri improvvisi o dei caos improvvisi o dei suicidi di massa oppure cose simili o profonde tristezze o profonde introversioni per portare sofferenza. Il cibo di queste entità è la sofferenza, il cibo di queste entità è l'insicurezza che esse portano. Quando io vedo persone che mi scrivono oppure che mi dicono sono triste perché non riescono a raggiungere un obiettivo, per esempio è il caso di una ragazza che mi dice sono triste perché non riesco a raggiungere un uomo, perché non riesco mai a vederlo. Bene, il fatto di non accettare questo, il fatto di non capire che karmicamente se non si riesce a raggiungere qualcuno e vuol dire che così deve essere, porta alla sofferenza. La sofferenza di conseguenza porta a secernere questo coso sottile, questa energia sottile di cui questi controllori e quindi raccoglitori hanno fame.
raccogliere la vostra forza. Lo fanno anche tramite internet, lo fanno direttamente, lo fanno anche tramite i social, no? Ispirati e inventati per questa cosa qui, in maniera che, come lo chiamo io, diventi un raccoglitore di anime. I raccoglitori sono delle entità però più potenti dei controllori, perché non sono basati solamente sulla Terra, ma sono intergalattici. Per quanto possa essere una galassia pensata come fisica, come ce la mostrano gli astronomi, veri o falsi, o vero o falsa che sia, oppure come io la intendo, che è una questione soltanto energetica e sottile e mentale, perché tutto è nella mente. Detto questo, bisogna riuscire a comprendere che questi raccoglitori sono esseri che hanno quella capacità di poter divorare mondi interi, energie intere di mondi, e solitamente preparano con delle culture. Immaginiamo che voi siete degli scienziati, immaginiamo che voi siete capaci di creare delle colture di microbatteri, oppure siete degli allevatori, più facile, no? E quindi prendete dei conigli o dei pulcini e create un allevamento e poi li mangiate. Ma oltre a mangiarli, cioè mentre i controllori li mangiano uno per uno, questa energia, quando arrivano i raccoglitori, loro invece li mangiano improvvisamente, li prendono tutti insieme, di modo che prendendoli tutti insieme hanno molta più forza e più energia. I raccoglitori sono molto potenti. I raccoglitori, come detto, creano le razze e addirittura creano le razze sui mondi. Per farvi capire, sono di un'intelligenza talmente grande che ogni intelligenza, appunto, galattica riesce a contenere un'intera galassia sottile. Galassia, io intendo quella capacità di orbitare nella stessa lunghezza e frequenza d'onda. Facciamo un esempio: la Via Lattea o di una galassia qualsiasi, noi vediamo i corpi celesti di questa galassia, in quell'istante li vediamo perché sono sulla stessa nostra lunghezza d'onda, quindi li possiamo vedere. Esistono galassie innumerevoli in diversi livelli, dall'alto verso il basso, e che non sono visibili, ma sono visibili entrando in quelle lunghezze d'onda. Bene, loro sono bravi a creare queste culture, ad allevarle, a renderle forti, a farle arrivare a certi livelli molto alti, e quindi cibarsene per rimanere immortali. Per rimanere immortali nell'universo da loro creato, perché non hanno questa immortalità, ma hanno la capacità di rinnovarsi. Un film moderno, Jupiter Ascend, ne ha parlato abbastanza bene. Sembra che sia uno stupido film di fantascienza, ma non lo è, perché va a far comprendere bene o male come stanno le cose. Ve lo dico, vedetelo, perché anche se dovete dare la parte filmica, perché altrimenti non si guadagna, però l'idea è quella. Potete vedere in quelli una specie di raccoglitori piccoli. Infatti parlo di raccoglitori perché infatti loro stessi sono chiamati raccoglitori, raccolgono, cioè fanno capire che il genere umano è immaturo, come le spighe, no? Bene, ho voluto accennare a questo. Da qui ci si potrebbe dipanare in un discorso lunghissimo, però essendo una videopillola, mi fermo. Spero che le videopillole che sto facendo siano positive. Certo, di questo si parla molto nel corso Magia e UFO, ma nessuno l'ha chiesto e quindi ne parlo poco. Bene, un saluto a tutti e piano piano vi sto rispondendo a tutti. Abbiate ancora un po' di pazienza perché sto facendo tante cose. Un amore per voi. E alla ragazza che soffre dico: forza, forza, forza. Il destino deve essere vissuto fino in fondo.